Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino. Oggi vedremo come travasare una pianta all'interno dello stesso vaso. Scopriremo il perché dobbiamo farlo, il quando e il come. Andiamo a vedere. Se una delle vostre piante sembra sofferente, sembra che non abbia più spazio nel vaso, è il momento di travasarla, perché potrebbe aver riempito con il pane radicale, cioè con l'apparato radicale, tutto lo spazio del vaso e quindi potrebbe aver esaurito tutti i nutrienti. Un altro modo per capire se è il momento di travasarla è durante un'innaffiatura. Subito dopo, se l'acqua non viene trattenuta ed esce molto rapidamente dal fondo, anche questo potrebbe essere un segnale che la pianta debba essere travasata. Il motivo per cui travasarla è se non avete spazio in giardino per un vaso più grande o se il vaso è diventato troppo pesante, si può togliere la pianta dal vaso, fare un intervento abbastanza drastico sulle radici e ripiantarla nello stesso vaso. Anche per la pesantezza, perché vasi più pesanti di questo, pieni di terra, diventano molto pesanti da spostare. Nel nostro caso il travaso verrà fatto con una pianta di gelsomino. Questo in realtà è un falso gelsomino, cioè il trachelospermo gelsominoides o rincospermo. Questa pianta in questi anni ci ha regalato splendide fioriture e un profumo tra i più dolci e delicati di tutto il giardino. Però l'estate scorsa ha diminuito la propria fioritura di almeno un 30-40%. Questo è un chiaro segno di sofferenza e che ha bisogno di incoraggiamento e di aiuto per tornare ad essere spettacolare, come lo era negli anni scorsi. Il periodo giusto per fare questo travaso è l'inizio della primavera o l'inizio dell'autunno, purché non siano giornate troppo calde o troppo fredde. Dobbiamo togliere il gelsomino dal vaso e controllare il pane radicale. L'ha riempito per bene. Ecco qua. Sì, è decisamente ora di travasarlo. Un'altra cosa molto antipatica, da togliere sono queste larve di maggiolino. Controlliamo bene le radici. Il gelsomino sembra davvero, visto il pane radicale, che abbia esaurito tutti i nutrienti. Quello che dobbiamo fare è liberare da questo terriccio le radici, grattando così, usando anche una forchetta, si può fare, senza troppa paura per le radici, perché un pochino le taglieremo anche. Ecco come si presenta la pianta dopo questa pulizia delle radici. Abbiamo tagliato via anche il pezzo inferiore, vedete, tutto attorcigliato, e adesso le daremo un po' di nuova vita con nuovo terriccio, qualche nutriente, materia organica e tanto materiale drenante. Adesso puliamo e disinfettiamo bene il vaso con acqua e aceto bianco di vino.
Nel nuovo vaso il solito strato di 2-3 cm di argilla espansa sul fondo per facilitare il drenaggio. Questo è il mix di terriccio nel quale andrà a vivere il gelsomino. 50% di terriccio universale, 30% di torba certificata, cioè estratta in modo sostenibile per il pianeta, un po' di materia organica acida e materiale drenante. In questo caso pomice, ma possiamo utilizzare anche ghiaia fine o perlite. Riempiamo bene con del terriccio, il nostro mix di terriccio, poi innaffieremo e pacciameremo. Questo è uno shock per la pianta. Per ridurlo dobbiamo fare queste operazioni tutte le volte. Ed ecco qui la pacciamatura. La prossima volta vediamo dove sono. Raccoglieremo i semi del gelsomino per creare tante nuove piante. Ma per oggi abbiamo finito qui e vi ricordo, qualunque giorno sia, rendetelo bello.